Ciao a tutti, sono FraWeb e in questo video vi mostrerò come giocare a Oni versione 1.0 su Mac, più precisamente anche come poter visualizzare i font giapponesi, dato che è già difficile riuscire a eseguire Aoni su Mac. Oltretutto i caratteri giapponesi, se non si ha una buona padronanza del software che andremo a utilizzare per eseguire il gioco, non sarà proprio possibile eseguirli. Il software che io utilizzerò per eseguire Aoni è Wineskin Winery. Utilizza sempre il principio di Wine, cioè di più o meno di tutti gli emulatori ehm, per le applicazioni Windows, però comunque ha delle impostazioni abbastanza avanzate e ve lo consiglio. Se occorre vi metterò il link al sito ufficiale in descrizione. Allora, innanzitutto per poter eseguire Aoni su Windows ci servirà naturalmente il file di gioco originale, per cui apriamo il nostro browser e andiamo in questo link che troverete naturalmente in descrizione, che porterà a un sito di Yahoo giapponese. Su questo sito è presente il download della versione 1.1, che sarebbe un update del 1.0 di Aoni. Ora, non so con precisione quali siano le migliorie apportate dalla versione 1.0, poiché non ho avuto modo di verificare ancora totalmente di persona, ma a quanto pare qualche bug fix c'è stato. Bene, tutto ciò che dovremo fare sarà andare a cliccare su questa freccettina qua in basso, download. Clicchiamo, aspettiamo 2 secondi e salvatela. Il download dovrebbe essere abbastanza veloce, anche se non avete una connessione molto potente. Sono solo 4 mega, per cui. Bene, finito. Mostra. Cerchiamo nel nostro Finder e andiamo a estrarlo. Io utilizzo un estrattore di file che si chiama The Unarchiver. È un estrattore di archivi gratuito, molto semplice da utilizzare e inoltre ci consente di utilizzare delle codifiche ai file che stiamo andando a estrarre, se ad esempio dovessero contenere caratteri asiatici. Per cui andiamo a estraetelo, in questo caso andremo sulla scrivania per avere a portata di mano tutto quanto. Ecco, qui dobbiamo fornire la codifica ai nostri file perché contengono dei caratteri giapponesi, dei kanji. Per sicurezza andiamo su giapponese Windows DOS, dato che stiamo estraendo un eseguibile Microsoft. Ok, ecco qua. Prima di procedere con l'installazione dell'applicazione in sé, per Mac, andiamo nella cartella audio del gioco, BGM, e vedete questo horror.mid. Questo è il file di audio che il gioco esegue quando ci insegue la ONI in pratica. Tuttavia è in un formato audio MIDI che non è eseguibile dal Mac, per cui noi dovremo andare a sostituirlo con il file audio di un altro formato. Vi metterò il link in descrizione, ma adesso clic destro, spostiamo nel cestino, torniamo sul nostro browser e a questo link troverete il file audio in formato Wave Audio File, download, salviamolo, scrivania. Ci metterà anche questo relativamente poco. Ok. E adesso questo file audio qua, ho appena scaricato, andremo semplicemente a metterlo nella cartella BGM del gioco che prima conteneva il precedente audio file. Il precedente file audio. Ok, adesso possiamo procedere all'installazione vera e propria. Andiamo alla nostra cartella applicazioni, Wineskin Winery, e scegliendo il nostro engine fate in modo di avere sempre l'ultimo a disposizione, l'ultimo più aggiornato. Andiamo su Create New Blank Wrapper.
Adesso per il momento lasciamolo così, semplicemente con mycoolwrapper.app, perché prima di installare il gioco dovremo andare ad installare l'RTP di RPG Maker XP per poterlo eseguire su Windows stesso. Quindi ok, adesso andrà a creare il wrapper, cioè il programma formato applicazione nel quale installeremo il nostro gioco. Ci metterà un po' di tempo, vedete qua giù, mycoolwrapper. Lasciatelo fare, non preoccupatevi. Ecco, dopo aver aspettato un po', vi comparirà questo avviso, Wrapper Creation Finished. Noi andiamo su View Wrapper in Finder. Eccolo qua. Qui è dove vengono creati i wrapper. Postiamolo sul desktop. E adesso noi dovremmo andare a scaricare l'RTP, vale a dire Runtime Package, di RPG Maker, per poter eseguire Aoni. Quindi andiamo su il sito ufficiale di RPG Maker, semplicemente cercando RPG Maker, rpgmakerweb.com. Andiamo qua nella sezione Download, Additional, Runtime Packages. Qua RPG Maker XP, dato che Aoni è stato fatto con questo programma. Ok, cliccato, scendiamo qua giù RPG Maker XP, una volta cliccato. Agree and download the RPG Maker XP Runtime Package. Ora vi porterà a questa pagina e vi proporrà di scaricare salva con nome XP RTP 104e.exe. Salva. Questo è 21 MB un po' più pesante. Perfetto. Adesso ce l'abbiamo qua. Apriamo mycoolwrapper. Andiamo su Install Software, Choose Setup Executable e trasciniamo qua dentro il nostro runtime package.exe. Choose e andrà a eseguire il programma di installazione RGSS e RTP. Andiamo sempre su Next, di nuovo Next perché qua sta andando a installarlo dentro i file Windows della nostra applicazione, per cui dobbiamo lasciare tutto così com'è. Next e Install. Ci metterà abbastanza poco. E Finish. Qua dategli semplicemente un ok ed ora Quit. Adesso clic destro sulla nostra applicazione mycoolwrapper, mostra contenuto pacchetto. Andiamo nella cartella Drive, Program Files e qua dobbiamo metterci dentro la nostra cartella Aoni 1.1. Se voi poi andate a vedere qua su Common Files trovate Enterbrain, RGSS e i file che ha installato e insomma l'RTP. Adesso clicchiamo qua Wineskin, Advanced, andiamo su Browse e qua ci troveremo nella cartella Drive che avete precedentemente visto, questa qua, Program Files e Oni. Qua andiamo sempre su Program Files, Aoni 1.1 e selezioniamo Game.exe, Choose. Adesso cancellate mycoolwrapper, versione potete mettere tranquillamente 1.1 e abbiamo quasi fatto. Tutto ciò che ci rimane adesso, per poter visualizzare i caratteri giapponesi, dovremo andare a inserire uno di questi custom command che servirà a cambiare la lingua del wrapper in giapponese.
inserendo questo comando qua. Lo salvate in questo file di testo, export lang, eccetera eccetera, copia e incolla. Perfetto. Qua potete modificare le opzioni dello schermo, ma va tutto bene così come è messo, non c'è niente, nessuna modifica particolare da fare. Done. E chiudiamo. Adesso possiamo rinominare questo Make Wrapper e chiamarlo tranquillamente Aoni 1.1, come volete. Perfetto. Apritelo. E voilà. New Game. Ed ecco qua, possiamo tranquillamente visualizzare i file di dialogo giapponesi. Vedete? Piccola intro del gioco. Chiudiamo. E adesso, per darvi un'ulteriore dimostrazione, torniamo di nuovo dentro Mostra contenuto pacchetto, Drive, Program Files, Aoni, questa è la cartella del gioco. E qua è anche dove vengono salvati i nostri file del salvataggio. Io qua ne ho ottenuti circa 3, li trascino semplicemente qua dentro. Riapriamo la nostra applicazione. Andiamo su Continue perché ora ha trovato dei file salvataggio compatibili. E vedete che menu tutto quanto tranquillamente in giapponese. Bene, spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi lascerò tranquillamente i link dei vari siti web che vi servono per completare l'operazione in descrizione di questo video. E niente, spero di esservi stato utile. Da FraWeb è tutto quanto, al prossimo tutorial o semplicemente al prossimo video. Ciao a tutti!